Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale 19 Diameter. Oggi parleremo di navigazione. Negli ultimi giorni ho ricevuto un sacco di domande su come organizzo i miei viaggi, su quali app uso, quali siti uso, come organizzo viaggi lunghi. Nell'ultimo viaggio in Scozia, per esempio, ho fatto circa 3000 km e il percorso era già preparato a casa. L'ho cambiato poi un paio di volte durante il percorso e in questa puntata vi farò vedere come organizzare un viaggio di questa portata. Ciao ragazzi, allora oggi parleremo di navigazione, creazione di mappe GPS, app per Android e iPhone, quali sono le differenze e qual è il metodo migliore per creare percorsi di navigazione. Vi svelerò quello che uso io e come amo viaggiare. Qui sotto in descrizione inoltre vi lascio i vari capitoli che affronterò oggi, così potete scegliere direttamente quale capitolo vi interessa guardare. Non dimenticatevi, importante, di premere subscribe e visitare il sito che vi lascio in descrizione. Eccoci qua per il primo capitolo, cartine geografiche. Sicuramente le più antiche, sicuramente quelle che mantengono il sapore dell'avventura. Ma quali sono i pro e i contro delle cartine geografiche? Cartine geografiche perché sì e perché no. Partiamo dai no. Come avete visto prima, mentre guardavo la cartina geografica del Marocco, lo spazio che una cartina geografica occupa, soprattutto quando è aperta, è davvero notevole. Immaginatevi di essere in viaggio sotto la pioggia e dovervi fermare a guardare la cartina geografica, diventa abbastanza scomodo. Inoltre, essendo stampate, non potete avere aggiornamenti costanti sul traffico, sulle condizioni stradali, sulla chiusura o apertura di eventuali strade. Ultima, ma non meno importante, a seconda della moto che avete, non potete capire la tipologia di strada che vedete sulla mappa. Alcune mappe, come quelle del Marocco, segnalano strade sterrate, ma poi, una volta che andate ad informarvi meglio sulla tipologia di strade, magari vi rendete conto che è sterrata sì, ma che con la vostra tipologia di moto, anche una Maxi Enduro da 300 kg, non sareste in grado di affrontare. Perché invece utilizzare le cartine geografiche? Perché in alcuni paesi sono il modo migliore per avere una totale visione delle strade disponibili sul territorio. Stavo guardando l'anno scorso per pianificare il viaggio in Marocco, che poi è stato bloccato a causa Covid, e molte strade che sono presenti sulla cartina geografica non erano presenti su nessun altro navigatore. Quindi decisamente le cartine geografiche ricoprono ancora un ruolo molto importante sulla navigazione. Parliamo ora delle app di navigazione, probabilmente il metodo più utilizzato per viaggiare al giorno d'oggi. Basta scaricare una qualsiasi app di navigazione sul vostro device, può essere Android, Apple con sistema iOS, e quest'app vi porterà dal punto A al punto B nel minor tempo possibile. Ma è quello che un motoviaggiatore vuole? Molto spesso no. Ed è per questo che esistono app create apposta per il motoviaggio. Tra queste ne andremo a vedere in seguito alcune. Ci focalizzeremo su Kalimoto, Google Maps con esportazione GPX e Osmand. Prima di andare a vedere come utilizzare le varie app nel migliore dei modi, capiamo un attimo se è la scelta che ci conviene o se preferiamo utilizzare qualcos'altro. Sicuramente il punto forte delle app è la possibilità di utilizzarle in live. È la possibilità di connetterle al vostro casco e avere in live la voce del navigatore che vi dice dove svoltare. Altre mappe vi danno la possibilità di importare percorsi creati sul computer in GPX e fungere da praticamente navigatore satellitare. Questo però porta degli altri problemi. Sicuramente l'usura della batteria è il primo problema, forse anche il più grosso. L'altro problema
è sicuramente che in non tutti i paesi c'è la possibilità di avere una connessione a internet. Per questo motivo alcune app stanno mettendo delle mappe scaricabili, che vedremo dopo, in modo da poter navigare anche senza utilizzare la rete dati. Tra le app più famose, l'ho menzionata prima, Osmand. Osmand funziona praticamente solo su Android. C'è la possibilità di scaricarla su Apple, ma non funziona. Il 90% delle funzionalità che ci sono sui telefoni Android non si trovano nella stessa app all'interno dei telefoni Apple. Osmand utilizza mappe open source, cioè mappe che altri utenti possono modificare, quindi è costantemente modificata e molte delle funzionalità sono gratuite. Per ottenere tutte le funzionalità basta spendere 10 euro all'anno e davvero avete l'app più completa che potete cercare, sia come navigazione su strada, ma soprattutto come navigazione in off-road, con la possibilità di creare percorsi all'interno dell'app, con la possibilità di salvare punti intermedi, punti di interesse, con la possibilità di creare mappe GPS al suo interno ed esportarle poi per condividere con i vostri amici o per condividere sui social media. Per chi invece volesse focalizzarsi più sui viaggi su strada, non si può non menzionare i 3 migliori, secondo me, metodi per creare dei percorsi. Una è un'app, gli altri due sono 2 siti dalla quale si possono creare delle mappe. La prima app sul cellulare è Kalimoto, sicuramente un'ottima app, un sacco di funzionalità. Purtroppo per utilizzare le funzionalità più divertenti bisogna pagare e sicuramente il prezzo è abbastanza alto per il servizio. Vi dà la possibilità di segmentare il percorso, di trovare le strade più tortuose e più divertenti, ma non c'è la possibilità di utilizzare queste funzioni se non pagate l'iscrizione. Gli altri 2 modi invece sono sul computer, sono 2 siti. Uno sicuramente è famosissimo, è Google Maps, che ha da poco sviluppato la possibilità di estrarre mappe GPS dall'interno del sito. L'altro invece è Curviger, è un sito tedesco, purtroppo non c'è la traduzione in lingua italiana, bisogna utilizzarlo in inglese. Vedremo poi come funziona, ma vi dà la possibilità di trovare le strade più tortuose ed esportarle in GPS. Vediamo ora come io amo viaggiare, come io amo creare i miei percorsi. Sicuramente la mia app preferita, come vi dicevo prima, è Osmand, che utilizzo insieme a Curviger. Vedremo ora come creare un percorso su Curviger, come esportarlo in GPS, come inserirlo all'interno di Osmand, e questo vale per la creazione di percorsi stradali. Vedremo subito dopo come creare percorsi in fuoristrada su Osmand. Eccoci ora su curviger.de, il sito tedesco che genera mappe dedicate al motociclismo. Come vedete, la scelta della lingua purtroppo non include l'italiano, quindi per facilità utilizzerò l'inglese. Le prime 2 scelte che vedete sono le 2 tipologie di viaggio che potete creare. Route planning, cioè gli date voi il punto di partenza e il punto di arrivo ed eventuali punti intermedi, o il round trip. Round trip potete dargli semplicemente il punto di partenza, quanto volete che il vostro viaggio sia lungo e la direzione dal vostro punto di partenza dove volete che Curviger provi a creare il percorso. Ci concentreremo però sul route planning. Funziona un po' come Google Maps, ma con qualche possibilità in più. Diamogli per esempio il primo indirizzo e un secondo indirizzo, un punto di partenza. Possiamo dargli dove ce ne andiamo al mare.
e vediamo un po' cosa ci dice. Qui sotto avete le varie possibili strade che il navigatore andrà ad utilizzare. Quindi la prima è la strada più veloce e piano piano andando verso la selezione di destra troverà strade sempre più tortuose e ovviamente con chilometraggio e tempistiche più lunghe. Quindi al momento lui ci sta facendo andare da Londra a Dover utilizzando l'autostrada 157 km in 2 ore e mezza. Come vedete, se io scelgo la possibilità con più curve diventano 184 km in quasi 4 ore. Le varie selezioni vi aiutano a decidere il percorso, purtroppo però la più tortuosa è una possibilità a pagamento, vi chiede di creare un profilo. L'altra cosa utile di Curviger, ma anche in questo caso è a pagamento, è la segmentazione del percorso. Se io da Dover volessi poi arrivare a Brighton, io posso utilizzare due tipologie di viaggio diverso, quindi partire da Londra e arrivare a Dover in autostrada e poi da Dover a Brighton seguire la strada più tortuosa. Questo però, come dicevo, è solo per chi si iscrive a pagamento. Una volta fatto questo, qui sotto vi farà vedere tutte le varie informazioni di viaggio svolta per svolta e a questo punto non dovete far altro che esportare il percorso in GPS. Premeremo quindi su Exporta. Selezioniamo GPX, avete molte altre possibilità, noi al momento ci concentreremo sulle mappe GPX. Potete dargli un nome con la quale salvarlo e queste Export Off e Additional Waypoint sono le due selezioni più importanti. È fondamentale utilizzare waypoints insieme a route, in modo che Curviger salverà tutti i vari puntini gialli che vedete qui sulla mappa e li andrà ad inserire nel percorso che l'eventuale app o navigatore che utilizzerete dovrà solo leggere quei punti e utilizzarli come punti di svolta. A questo punto è importante dirgli quanti additional waypoints volete che Curviger esporti. È fondamentale scegliere a lot, cioè il numero più alto che Curviger vi dà la possibilità di esportare. In questo modo la vostra app dovrà solo seguire i puntini gialli e non dovrà creare nulla di suo, altrimenti potreste trovarvi nella situazione che la vostra app non sa dove Curviger voleva portarvi e sceglie la strada per gli affari suoi e magari non è quella che voi volevate. Fatto questo, dovrete semplicemente premere esporta e si salverà automaticamente sul vostro computer. Da lì non dovrete fare altro che condividerla con il vostro cellulare. Eccoci qui, questa è l'interfaccia di Osmand, l'app per Android di cui vi parlavo prima. Come potete vedere avete diversi colori sulla cartina geografica, per esempio l'Irlanda, il Galles, la Francia sono bianche, mentre l'Inghilterra è colorata di verde. Questo perché ho scaricato le mappe dell'Inghilterra e le mappe scozzesi. Le bandierine che invece vedete sulla Scozia sono punti di interesse che io ho salvato durante il mio ultimo viaggio. Quello che ci importa principalmente ora è l'importazione di mappe in GPS. Una volta scaricato il file GPX sul vostro device, sul vostro cellulare, vi basterà premerlo e dirgli apri con Osmand. Una volta che avrete fatto questo, se premete in basso a sinistra vi si aprirà questa tendina con le varie opzioni. Vi basterà premere su My Places, Track e avrete la cartella Importa.
Andiamo a vedere la prima mappa. Sono 408 miglia dalla città di Edimburgo fino a Londra. Se io premo sopra mi dà l'overview, cioè la visione generale del tracciato, l'altitudine, e posso scegliere il colore con cui mostrerà la traccia sopra la mappa. In questo caso l'ho scelto rosa. Una volta dato gli apply, la traccia è visibile sulla cartina. Potete vedere che il punto di partenza non è vicino a dove sono io in questo momento. L'app si prenderà cura di portarmi direttamente al punto di partenza della mappa e da quel punto in poi seguirà il tracciato che avevo creato in precedenza su Curviger. Potete vedere, ora che ho zoomato, i vari puntini arancioni. Queste sono tutte le informazioni che Curviger riesce a darvi. Tutti i semafori, le panchine dove sedervi nei parchi, anche le altalene. Vi basterà premerci sopra per avere un'idea di cos'è quell'eventuale puntino. In questo caso ho premuto su un parco e mi dice che in quel posto c'è un parco giochi. Quindi davvero vi dà un sacco di informazioni, vi basterà scaricare le mappe. Per la creazione invece di percorsi in fuoristrada, sempre utilizzando Osmand, le possibilità sono davvero molte. Vi basterà andare nel punto in cui siete o nel punto in cui volete viaggiare, zoomare e trovare i vari percorsi segnalati con questa linea tratteggiata in nero. In alcuni vi dice addirittura dove ci sono delle scale che quindi sapete che non saranno percorribili con la vostra moto, ma davvero potete fare un sacco di cose, incluso organizzare un percorso. Vi basterà premere su un punto e aggiungerlo come marker e poi nelle direzioni scegliere quel punto e premere start. In questo modo il navigatore vi creerà il percorso per arrivare, eccolo qui segnato in viola, il percorso per arrivare al punto da voi selezionato. Potete creare più di un punto e in questo modo vi sarete creati il percorso che volete fare, soprattutto in fuoristrada. Vediamo ora l'altra app di navigazione, cioè Kalimoto. Eccola qui. È un'app che funziona molto bene anche sui dispositivi Apple. Vi dà molte funzioni, purtroppo però molte delle quali sono a pagamento. Iniziamo a vederne alcune. Allora, questa è la mappa e i tracciati che vedete in blu sono i percorsi fatti nell'ultimo periodo, in questo caso i miei percorsi. Potete, premendo Track Ride, inizierà automaticamente a registrare il vostro percorso e potrete poi esportarlo in GPS o potrete condividerlo con altri utenti. Infatti, se premete su Rides in basso a sinistra avete tutti i percorsi degli altri utenti con le foto che loro hanno pubblicato. Se in alto premete su My Rides vedrete invece i percorsi che voi avete fatto. Potete vedere luglio, dicembre, gennaio, quindi questi sono i percorsi che io ho registrato. Sempre in basso su Planner potete invece vedere due tipologie di pianificazione. Come su Curviger avete quello che funziona con le destinazioni, potete quindi aggiungere vari punti intermedi e il punto finale, e per ogni percorso potete decidere che tipologia di viaggio volete fare tra un punto intermedio e l'altro, quindi si va dal più veloce dove c'è scritto fast
al più tortuoso. Purtroppo però se premiamo sul più tortuoso ci chiede un'iscrizione che va dai 5 pound a settimana o dai 40 pound annui. Sicuramente l'iscrizione è onerosa e per quanto mi riguarda, per le funzionalità che offre, è davvero troppo costosa, quindi io non la suggerisco. Sulla mappa potete vedere, se zoomate indietro, questa riga nera sarà all'interno della quale è dove la vostra app funziona, a meno che non paghiate l'iscrizione, quindi vi danno solo la mappa regionale. La prima è gratuita, le altre le dovrete pagare. Questo è più o meno il riassunto di Kalimoto, che è decisamente un'app funzionale, ma non suggerisco l'iscrizione annuale. Un'ultima possibilità che avete per creare dei tracciati GPX ed importarli poi successivamente nel vostro telefono o nel vostro navigatore satellitare è utilizzare Google Maps. Ultimamente hanno dato la possibilità di creare delle mappe personalizzate. Vediamo come. Questa è la vostra pagina principale appena la aprite. Se premete qui in alto nel menu vi esce questo menu a tendina. Una volta premuto Your Place, cioè i vostri posti salvati, vi dà la possibilità di andare su mappe e qui in basso potete andare a creare una mappa. Una volta che si è aperta la pagina, eccola qui, potete creare aggiungi direzioni e si aprirà qua sotto la possibilità di inserire delle destinazioni. Inseriamo per esempio Londra e inseriamo di nuovo Dover. Google Maps creerà ovviamente il percorso più veloce, ma lo potrete modificare manualmente in seguito. Per esempio così. Noi non vogliamo passare da là, vogliamo passare da qua sotto. Fatto questo, se siamo contenti con la strada che abbiamo creato, possiamo esportare il tutto. Per esportarlo dobbiamo andare su Share, gli diamo un nome, per esempio London Dover, e questo è il passaggio fondamentale. Dobbiamo cambiare con Change to anyone with the link. Fatto questo, premiamo su Copy Link e andiamo sulla pagina chiamata gpsvisualizer.com/convert-input. Selezioniamo GPX e andiamo ad incollare qui il link che abbiamo copiato prima e andiamo a premere converti. In automatico vi uscirà questa pagina con il vostro contenuto del file. Vi basterà ora premere download per vedere il vostro file che si salva in automatico in formato GPX. Ovviamente ora non me lo apre, però potete vedere che si salva direttamente in formato GPX ed è pronto per essere importato in qualsiasi navigatore satellitare. Ora vi ho mostrato come amo viaggiare io, come amo creare i miei percorsi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è stato utile, se utilizzate qualche metodo diverso. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Seguitemi su Instagram e sul mio sito e non dimenticatevi di premere subscribe qui sotto. Alla prossima!